Crisi politica in Francia. Cade il governo Bayrou. Macron alla ricerca di un nuovo premier. Parigi, 8 settembre 2025. La Francia si ritrova di nuovo senza un governo. Il primo ministro François Bayrou, in carica da meno di 9 mesi, è stato sfiduciato dall'Assemblée nationale al termine di un voto che ha visto prevalere nettamente i contrari. 364 deputati hanno votato contro la fiducia, solo 194 a favore. Un esito che segna la fine anticipata dell'esperienza di Bayrou e apre un nuovo capitolo di incertezza politica per il presidente Emmanuel Macron. Le cause della caduta. Al centro dello scontro c'era il piano economico presentato dal Premier, un pacchetto da 44 miliardi di euro pensato per riportare il deficit pubblico entro i parametri europei. Tra le misure più contestate figuravano la soppressione di due festività nazionali, il blocco di alcuni sussidi sociali e un forte contenimento della spesa pubblica. Un programma giudicato indispensabile dal governo, ma insostenibile da ampie fasce dell'opposizione, che lo hanno bollato come un piano di sacrifici senza prospettiva. La linea dura sull'austerità si è rivelata fatale. Bayrou non è riuscito a costruire una maggioranza solida, vittima della frammentazione parlamentare che da mesi paralizza l'attività politica francese. Le prossime mosse dell'Eliseo. Bayrou ha annunciato che presenterà ufficialmente le sue dimissioni a Macron nella mattinata di martedì. L'Eliseo ha già fatto sapere che il presidente si muoverà rapidamente per nominare un nuovo capo di governo, con l'obiettivo di evitare un vuoto politico in un momento delicato per i conti pubblici e per la stabilità sociale. Tuttavia, la scelta non appare semplice. La maggioranza uscita dalle elezioni del 2024 è estremamente divisa e nessun gruppo dispone da solo della forza necessaria a governare. Le reazioni politiche. L'opposizione ha colto al volo l'occasione per rilanciare le proprie richieste. Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, ha parlato di agonia di un governo fantasma e ha chiesto nuove elezioni, ipotesi che Macron continua a escludere. Jean-Luc Mélenchon, alla guida della sinistra radicale, è andato oltre, invocando addirittura le dimissioni del presidente. All'interno dell'Assemblea il clima resta teso. Mentre i centristi vicini a Macron temono il rischio di instabilità prolungata, le opposizioni si preparano a capitalizzare la caduta del governo in vista dei prossimi appuntamenti politici e sociali. La piazza in fermento. Intanto, fuori dal Parlamento, cresce la mobilitazione. Il movimento Bloc on Two ha già indetto per il 10 settembre uno sciopero generale, annunciando manifestazioni in tutto il paese contro le politiche di austerità. Giovani, sindacati e forze di sinistra stanno convergendo in un fronte di protesta che potrebbe mettere ulteriormente sotto pressione l'Eliseo. L'incognita economica. La crisi politica si intreccia con la fragilità economica. Le agenzie di rating hanno già segnalato che seguiranno con attenzione l'evoluzione della situazione. Un peggioramento dell'instabilità potrebbe tradursi in un aumento dei costi di finanziamento per il debito francese, aggravando i problemi che il piano di Bayrou avrebbe dovuto affrontare. Un futuro incerto. Con le dimissioni del Premier e l'assenza di una maggioranza chiara, la Francia entra in una nuova fase di incertezza. Macron dovrà individuare rapidamente un successore in grado di costruire alleanze parlamentari e di ridare fiducia ai mercati, evitando al tempo stesso l'esplosione del malcontento sociale. Una missione che si annuncia tutt'altro che semplice, in un paese spaccato tra esigenze di rigore e richiesta di protezione sociale.